Spero che in qualche modo questo video venga visto dalla protagonista di questo racconto. E chi è la protagonista? È una turista con forte accento lombardo, lo dico soltanto perché è andata così, che stamattina, 5 gennaio 2023, verso le 10 del mattino, si trovava al Mercato del Capo, in fila con altri turisti per comprare da mangiare. Prima di iniziare però vi dico che questo non è un video lamentela contro il turismo di massa a Palermo o contro i turisti a Palermo, ci mancherebbe. Questo è un video contro questa turista qui e il marito. Abbiamo parlato anche durante il nostro scambio di vedute. Però io non so il vostro nome, non lo voglio sapere, non lo direi mai, non vi chiamerò quindi per nome, ma racconterò la storia, racconterò quello che è successo. La situazione era più o meno questa qui. Io non sono riuscito a riprendere il momento esatto, stavo riprendendo con i miei occhiali, che utilizzo di solito quando vado in giro per i mercati e gli spazi sono stretti. E ad un certo punto non si passava più, si era creato un gruppo di persone che praticamente ostruiva completamente il passaggio. Erano quasi tutti turisti, fortunatamente erano quasi tutti turisti lì per vedere il mercato del Capo, per vedere le bellezze dei prodotti del mercato del Capo e che in quel momento erano tutti in fila per consumare il famoso street food palermitano. Parliamo di circa 30 persone che erano in fila ad aspettare arancine, panelle, crocchè, piattini con pesce fritto, una festa. Mentre tentavo di passare dall'altra parte della fila, quindi alla fine del gruppo, almeno dalla mia prospettiva, c'era una vecchiettina piccolina con una mascherina e le copriva 3/4 di faccia che chiedeva di passare. Tra l'altro era pure piena di sacchettini con frutta, verdura, quindi erano pure abbastanza pesanti. Chiedeva di passare, ma chiedeva soprattutto di non fare gruppo. Era chiaro che questa persona in quel momento avesse un po' paura a passare attraverso il gruppo, sicuramente per paura di beccarsi qualcosa, ma comunque in maniera molto pacata chiedeva: per favore non fate gruppo, fatevi passare. E lo ha ripetuto diverse volte, finché a un certo punto non si leva una voce coraggiosa da questa fila di turisti che aspettavano lì di consumare l'arancina, e una signora dice in maniera molto candida: ma che ha da lamentarsi la signora? Non solo vi portiamo il pane, non solo vi portiamo il pane. Ora, prima di raccontarvi qual è stata la reazione e cosa è successo dopo, vi arricchisco la storia con un particolare che è di tutto il rispetto. Questa vecchiettina che provava a passare era Aurora Quattrocchi. Rory Quattrocchi, anima di Palermo, attrice pluripremiata, ha fatto un sacco di film bellissimi, ha fatto tantissimo teatro, chi non se la ricorda in Palermo Cara, chi non se la ricorda a Cannes, chi non se la ricorda premiata in Francia, chi non se la ricorda anche per essere stata ovviamente la moglie di Gigi Burruano, che vista dal vivo è ancora più piccola e dolce di come me l'immaginavo. C'era sta personcina con la mascherina enorme che in maniera molto pacata chiedeva di passare, stava soltanto chiedendo di passare. Ora, questo ovviamente è un particolare che arricchisce la storia, perché chiaramente se non fosse stata Rory Quattrocchi ma un'altra persona qualunque, giovane o vecchia, il risultato sarebbe stato uguale. Però il problema è che Rory Quattrocchi mi ha toccato ancora di più nel profondo, perché la considero una delle anime belle di Palermo, una delle grandi anime di Palermo, e sicuramente non si meritava di essere trattata in quel modo davanti a tutti. La signora Quattrocchi, visto che è signora, non l'ha neanche degnata di uno sguardo alla turista, se n'è andata. Una volta trovato lo spazio ha continuato a camminare e è andata via. Io no. Ho ritenuto giusto girarmi verso questa turista e dirle qualcosa. Aveva ancora il sorrisino stampato in faccia, quasi soddisfatta della scemenza che aveva appena detto. E insomma, secondo questa turista, una volta scesa alla nave, lei, perché stava comprando arancina, ci stava dando da mangiare. Stava dando da mangiare a tutta la città di Palermo. Io mi ci sono fermato davanti e ho detto: guarda, intanto la signora di cui lei sta parlando probabilmente non la conosce, ma è Rory Quattrocchi. Ho provato a spiegare chi era, ma... Però io l'ho detto: guardi, e lei aveva davanti una delle anime più belle e culturalmente più avanzate della città di Palermo. Non è giusto trattare una persona così, specialmente se si tratta di una persona anziana che chiede di passare. Nessuno le dà il diritto di dire: non solo vi do il pane. Cioè, non è che la signora doveva aspettare lei che finiva di consumare arancine e finiva di stare in fila per poi passare e andarsene a casa. Non funziona così. Il fatto che lei sia venuta qui a Palermo a vedere la città non le dà il diritto di diventare la padrona della città. Lei, esattamente come me, è turista in questo posto, anche se io ci sono nato, e bisogna rispettarlo sto posto. Ad un certo punto io ho continuato a rincarare la dose, ho detto: ma che razza di turismo è questo? Che razza di cultura va cercando lei che fa dei commenti del genere? Si gira il marito, candidamente mi dice: ma noi non la conosciamo. Come se fosse necessario conoscere una persona per essere educati. E questo è il punto. Non è salvaguardare Palermo, difendere Palermo, non è una questione di orgoglio. È casit vai sasi, come si dice da noi. Ovvero siete due maleducati, non tutti gli altri, perché tutti gli altri sono girati, hanno girato tutti la faccia, non appena hanno sentito quella battuta, chiamiamola battuta lì.
Solo voi due siete rimasti lì a guardare, quasi compiaciuti. Palermo è una città piena di problemi, pienissimi problemi, li conosciamo tutti, ma sicuramente non si merita commenti del genere. Palermo accoglie per come vi ha accolto il mercato del capo oggi. Chissà se in questo vostro viaggio di arricchimento culturale, fra un'arancina e una foto con i souvenir che vendevano, le calamitine e cose varie, avete avuto anche il tempo di fare 2 passi in più e vedere la chiesa dell'Immacolata Concezione lì al capo, che è un capolavoro barocco. Però probabilmente vi sarà passata davanti, a meno che non c'era una guida con voi e ve l'ha consigliato. Potete avere tutti i soldi del mondo e farvi tutte le crociere del mondo, ma ci sono cose che non potrete mai comprare. Una di queste è la dignità, che oggi avete persa completamente. La seconda è il rispetto per una persona anziana che chiede di passare e che voi invece trattate male davanti a tutti. Vergogna. Per tutti gli altri turisti che invece erano lì presenti e per tutti quelli che vengono a Palermo ogni singolo giorno e si innamorano di questa città, io vi dico solo grazie. Però se vedete a loro i 4 occhi trattatela bene, perché sennò faccio un altro video.